Miei Padawan, bentornati. Il video odierno è stato gentilmente offerto da Riccardo, il quale ci riporta a parlare del Lord Sith Darth Vader. Noi sappiamo che a seguito del lato oscuro che ha ghermito Anakin, il nuovo apprendista di Darth Sidious è stato mandato su Mustafar, dove ha eliminato l'intero consiglio separatista, mettendo fine quindi alle guerre dei cloni. I have brought peace, freedom, justice and security to my new empire. Letteralmente Anakin ha realmente portato la pace, diventando un eroe, colui che agli occhi dell'opinione pubblica ha eliminato sia i capi della Confederazione che l'Ordine Jedi. Eppure, nonostante abbia il sostegno dell'Imperatore e di gran parte della popolazione della Repubblica, né Padme né Kenobi sembrano vederla come lui. The Jedi turned against me. Don't you turn against me? Di conseguenza, quando Obi-Wan gli si para innanzi, Vader non può far altro che affrontare il vecchio amico, nonché suo ex mentore. Purtroppo per il giovane, le ferite riportate dallo scontro saranno talmente gravi che, per riuscire a sopravvivere, sarà costretto ad indossare l'iconografica armatura, che lo renderà più macchina che uomo. Da tale premessa, procederemo a sviluppare la richiesta di Riccardo, argomentando le informazioni in nostro possesso. Prima di procedere, oltre a ringraziare Riccardo per l'enorme supporto e per la fantastica richiesta, vi ricordo che se anche voi volete aiutarmi e siete interessati a finanziare un video, trovate tutti i link nella descrizione, oltre a quello per l'affiliazione Amazon. Detto ciò, saliamo a bordo e spostiamoci in cabina di pilotaggio, dove Riccardo, mio copilota odierno, ha già impostato la rotta. A tutto l'equipaggio, qui è il vostro comandante che vi parla, siate pronti al salto nell'iperspazio. A seguito della sconfitta su Mustafar, le condizioni di Darth Vader sono alquanto gravi e i suoi parametri vitali sono costantemente oltre il livello critico. Tuttavia, grazie all'odio, al suo orgoglio e alla sofferenza che alimenta in lui il potere del lato oscuro, il Lord Sith riesce a sopravvivere, sorprendendo persino il mentore Darth Sidious. Eppure c'è bisogno di un intervento immediato, bisogna riuscire a salvargli la vita. Per questo motivo il neo imperatore Palpatine convoca di urgenza i migliori scienziati in campo medico e cibernetico. Tra questi vi è lo specialista di innesti miglioramenti meccanici noto come Dottor Silo. Mediante il suo contributo e alle protesi da lui sviluppate, Vader potrà continuare a vivere per i seguenti 23 anni. Ma com'è che si struttura l'armatura? Beh, prima di tutto dobbiamo distinguerne la tipologia. È vero che siamo soliti pensare alle armature come una protezione, ma in questo caso si tratta di un vero e autentico supporto vitale. Mediante di esso, il martoriato corpo di Vader non solo riceve ossigeno, ma è costantemente monitorato in modo che l'armatura possa fornirgli il necessario nutrimento e i medicinali di cui ha bisogno. Tuttavia, per mantenersi lucido, il Sith non può ovviamente abusare di sedativi. Pertanto, ogni spostamento, ogni affanno, ogni qualvolta deve compiere un movimento piuttosto articolato, Vader soffre di un dolore atroce, un dolore che ha imparato a sopprimere con l'odio e con la rabbia. Per questo il Sith è tanto irascibile e così distante dalla figura dell'ex Jedi Anakin Skywalker. Pensate anche un solo istante a quanto sia vuota la sua esistenza. Ha perso la madre, morta tra le sue braccia dopo esserne stato separato per quasi 10 anni. Ha perso la moglie, apparentemente uccisa in un suo momento di ira. It seems in your anger you killed her. È convinto che suo figlio non sia mai nato. Inoltre, allo scopo di mettere fine alla guerra, ha dovuto tradire i suoi compagni, ha ucciso dei bambini innocenti, ha provato ad eliminare il suo amico nonché ex mentore Obi-Wan. Ma dopo tutti questi sacrifici, che cosa ha guadagnato Darth Vader? Soltanto ulteriore sofferenza. È vero che Vader a seguito della purga è forse il combattente più potente in circolazione e mediante i riti oscuri ha appreso come il fine giustifichi sempre i mezzi. Eppure il gioco non vale la candela. Addirittura il suo elmo è molto più complesso e doloroso di quanto potremmo pensare. Ad esempio, per quale motivo la voce di Vader risulta tanto minacciosa? Non si tratta di una cosa voluta, non serve a incutere timore nell'avversario,
Al contrario, i danni da ustione che Anakin ha riportato alle corde vocali hanno ridotto la sua voce naturale a un rauco bisbiglio. Pertanto l'elmo funziona da amplificatore vocale. Inoltre, nella sommità del cranio, sono presenti diversi aghi neurali che si conficcano nel cervello e nella colonna vertebrale. Anch'essi ovviamente causano sofferenza, ma se privato di tali connessioni, Vader sarebbe impossibilitato a muovere le protesi artificiali. C'è addirittura chi ha teorizzato, chi sospetta e ipotizza che il Sith, quando era su Mustafar, abbia visto bruciare la propria virilità e con essa quindi la possibilità di lasciare un segno futuro, una discendenza. Forse anche per questo motivo sarà tanto sorpreso nello scoprire che Luke sia ancora vivo, sia nato, arrivando quindi a sacrificarsi pur di salvare suo figlio, uno Skywalker, un suo discendente. Comunque sia, esclusa la probabile ipotesi che vedrebbe Vader ormai sterile, la vita del Sith non è ugualmente rose e fiori. Ad esempio non può cibarsi normalmente, avendo difficoltà a masticare e a causa di problemi nel deglutire è impossibilitato a ingerire cibi solidi, il che lo costringe a ricevere nutrimento per via endovenosa. Nei rari casi in cui nei suoi elogi può togliere l'elmo, l'alimentazione avviene tramite l'utilizzo di un sondino, ovvero una sorta di canula che si infila nella bocca, permettendogli quindi di ingerire il solito e sgradevole frullato di sostanze nutritive. Diciamo quindi in breve che Vader ha tutte le ragioni per essere incazzato nero. Tutti e 4 gli arti sono artificiali e mossi da una dolorosa connessione neurale. Non può nutrirsi se non della stessa poltiglia liquida che lo tiene in vita da ormai quasi 20 anni. Senza il supporto vitale non può respirare, pertanto non può rimuovere l'elmo per sentire gli odori o semplicemente per respirare aria più pulita e primaverile. Ha perso la voce, resa metallica dall'amplificatore. Ha perso il tatto, non avendo arti naturali. Se vogliamo ha perso anche il gusto, perché comunque non è che può assaggiare cibi differenti. La vista e il suo dito sono inoltre amplificate ciberneticamente, rendendo anch'essi innaturali. Insomma, da un certo punto di vista, Kenobi aveva ragione. He's more machine now than man, twisted and evil. L'armatura di Vader è quindi sia il supporto fisico che lo tiene in vita, che una dolorosa prigione in cui il Sith è costretto a vivere. Non può farne a meno. Infatti nei primi anni la odierà con tutto se stesso, per poi però arrivare a comprendere le potenzialità di questa prigione in cui è costretto a vivere. Infatti la corazza, ma soprattutto il suo elmo, rendono impossibile l'empatia. La maschera di Vader, come ogni maschera, cela infatti ogni emozione e anche la voce meccanica. Difficilmente tradisce i suoi sentimenti, e ciò lo ha costretto ad una vita isolata. Pertanto Vader che cosa ha fatto? Si è ritirato in solitudine nel suo castello su Mustafar. Qui, privato di ogni distrazione, ha potuto concentrarsi sul suo unico scopo di vita, l'unica cosa che gli era rimasta. Quindi diventare il perfetto strumento del lato oscuro. You have failed me for the last time, Admiral. Rimossa l'armatura, come vediamo nello spin-off Rogue One, Vader è costretto a vivere in una seconda prigione, ovvero una vasca di Bacta, unico luogo in cui il Sith può rilassarsi e meditare, senza avere il pressante utilizzo delle componenti meccaniche. Ciò non è ovviamente il massimo, però riesce a fornire a Vader un piccolo conforto. Oltre alle limitazioni, soprattutto di movimento, dovute all'armatura e al suo enorme peso, che sono circa 120 kg, che vanno quindi a modificare completamente il suo stile di combattimento, c'è da aggiungere la presenza di miglioramenti, poiché comunque, per quanti limiti l'armatura abbia, ha comunque dei pro. Ad esempio, gli stivali sono dotati di morse magnetiche che aderiscono alle lastre metalliche. Tra i pulsanti presenti sulla cintura, uno è adibito alla preparazione in remoto del suo personale Starfighter. Inoltre, ricevendo costantemente ossigeno, il Lord Sith può tranquillamente muoversi in qualunque ambiente, incluso il vuoto spaziale. Non è confermato, ma tranquillamente possiamo supporre che Vader abbia più di un'armatura.
Infatti la sua prima viene distrutta nel duello con Kirak e poi riassemblata e modificata dallo stesso Sith. Da quel momento in poi, in più occasioni, vediamo i Lord indossare armature con piccole differenze tra di loro. Ad esempio, rispetto a quella vista in Rogue One, in episodio 4 il Sith sfoggia una corazza più corposa e ammaccata. Il motivo, secondo i costumisti dello spin-off, è piuttosto logico. In preparazione ad una battaglia, non indosserai mai la tua uniforme più pulita e lucida, bensì indossi quella con più protezioni e maggiormente affidabile sul campo di battaglia. Al contrario, innanzi all'imperatore cercherai di metterti in lucido, mostrando quindi rispetto. Sempre riguardo l'esistenza di più armature, anche in Rebels vediamo l'elmo di Vader andare distrutto, e talvolta tra un film e l'altro viene a modificarsi sia la lucentezza dei materiali che l'opacità con cui è rivestita. Dal punto di vista logico, è inoltre sensato pensare che il Sith abbia sempre con sé un effettivo ricambio. Metti il caso che l'armatura abbia un malfunzionamento, ipotizziamo ad esempio che subisca dei danni e non riesca più a fornire ossigeno. Se Vader non avesse un cambio pratico, allora in poco sarebbe morto. Diversamente, anche se riuscisse a salvarsi, raggiungendo magari una vasca di Bacta, dovrebbe comunque attendere che l'armatura sia riparata prima di poter tornare in azione. È quindi logico pensare che l'armatura non sia singola, ma che ne esista più di una con specifiche leggermente differenti. It is too late for me, son. Detto ciò, miei Padawan, io come sempre sono Emilio Valotti e mi auguro di avervi intrattenuto anche oggi. Ringrazio nuovamente Riccardo per aver delineato l'interessante argomento odierno e ti saluto con un caloroso abbraccio. Mi auguro tanto di essere riuscito ad argomentare al meglio quanto richiesto, anche se le informazioni non sono sempre facilmente reperibili. Io quindi ho fatto del mio meglio, mi auguro di avervi intrattenuto, grazie ancora a Riccardo, grazie a tutti i donatori che mi permettono di andare avanti con il canale, sostenendolo e permettendomi di migliorarlo e di dedicare abbastanza tempo. Io vi saluto tutti quanti, vi abbraccio, miei Padawan, grazie ancora e che la forza sia con voi.